Sull'Olimpo era un giorno di festa. Si celebravano le nozze tra la ninfa Teti e l'umano Peleo, dalla cui unione presto sarebbe nato il valoroso Achille, futuro eroe della guerra di Troia. Un fastoso banchetto si tenne. Gli Olimpi, i 12 dei più importanti, sedevano su troni dorati e le altre divinità, sparse attorno al sontuoso banchetto, auguravano buona fortuna agli sposi. Le muse intonavano melodiosi canti e le ninfe danzavano festanti. Una sola dea mancava. Si trattava di Eris, dea della discordia e gemella di Ares, dio della guerra. Eris, infatti, si dilettava a gettare zizzani alimentando gelosie e suscitando così sempre nuove guerre. Per questo motivo ella non era stata invitata. Nessuno voleva che rovinasse la festa. Quando la dea della discordia venne a sapere della festa a cui non era stata invitata, simulando indifferenza, si presentò al banchetto e lì malignamente lasciò cadere una mela d'oro ai piedi di Afrodite, Era ed Atena, intente a conversare amabilmente. Quella mela recava una scritta: alla più bella. Quell'insidioso dono scatenò immediatamente un alterco tra le 3 vanitose dee che presero ad azzuffarsi pretendendo ognuna per sé la mela della discordia, poiché ognuna delle 3 meravigliose dee riteneva di essere la più bella. Zeus, il re degli dei, non aveva alcuna intenzione di andar di mezzo a quella spinosa contesa. Così decise di lasciarne il giudizio ad un mortale. Zeus affidò a Mercurio, il messaggero degli dei, il compito di accompagnare le 3 dee da quell'arbitro imparziale. Il giudice prescelto da Zeus era Paride, un pastore intento a badare il proprio gregge sul monte Ida. Ma Paride solo apparentemente era un semplice pastore. In realtà era un principe, figlio di Priamo, re di Troia. Quando Paride era appena nato, un terribile oracolo predisse che avrebbe provocato la rovina di Troia. Così, ancora neonato, Paride fu esposto sul monte Ida, ma lì, anziché morire, fu raccolto da semplici pastori che l'allevarono come uno di loro. Paride però era destinato un giorno ad essere riaccolto dal re suo padre e a essere pubblicamente riconosciuto come legittimo principe di Troia. Quando Mercurio, accompagnato dalle 3 splendide dee, giunse sul monte Ida, consegnò a Paride la mela d'oro, portandogli il messaggio di Zeus. «Giovane Paride», disse Mercurio, «Zeus ti ordina di giudicare quale tra queste meravigliose dee è la più bella». Il giovane dapprima cercò di scappare, poi pensò di dividere la mela in 3 parti uguali, ma Mercurio lo ammonì di osservare l'ordine del grande Zeus.
Così Paride iniziò a prendere gusto per quel concorso di bellezza e disse alle 3 contendenti che per giudicarle adeguatamente avrebbe dovuto osservarle nude. Così chiese loro gentilmente di spogliarsi. Ad Afrodite piacque l'audace richiesta, ma Atena pretese che ella si togliesse anche la cintura che aveva il magico potere di far innamorare di lei chiunque la guardasse. Afrodite seccata acconsentì, pretendendo però da Atena che questa si togliesse il suo elmo, che la faceva apparire più alta e le nascondeva la capigliatura non certo elegante. Poi il bel Paride, sempre più audace, così si rivolse alle 3 dee: «Se foste così gentili da concedermi di esaminarvi singolarmente una dopo l'altra, potrei adempiere a questo arduo compito senza essere distratto da inutili discussioni». Per prima gli si avvicinò la potente Era, moglie di Zeus, e lasciando che Paride ammirasse le sue prosperose forme, cercò di corromperlo, promettendogli, se egli l'avesse fatta vincere, il dominio sull'intera Asia, insieme ad enormi ricchezze. Ma Paride, fingendosi offeso, le rispose: «Potente Era, dovete avermi mal giudicato se avete pensato di potermi comprare. E ora, se non vi dispiace, devo continuare il mio compito di arbitro». Poi si avvicinò la guerriera Atena, dea della sapienza, e lasciando che Paride ammirasse la sua maestosa figura, cercò di corromperlo promettendogli, se egli l'avesse fatta vincere, il dono della saggezza e dell'invincibilità. Ma Paride, fingendosi dispiaciuto, le disse: «Ma, divina Atena, potete vederlo voi stessa, sono un pastore, non un filosofo, né tantomeno un guerriero. Non saprei cosa farmene dei vostri doni». Infine si avvicinò la meravigliosa Afrodite, dea dell'amore e della bellezza, che scivolando con disinvoltura accanto a Paride gli sussurrò: «Avvicinati, Paride, e osservami bene, mio bel giovanotto. Ah, sei così affascinante che mi chiedo perché te ne stai qui sulle colline a far da pastore e non scendi invece in città a goderti la tua gioventù. Potresti ad esempio sposare Elena di Sparta, che è bella non meno di me e certo è altrettanto focosa». «Sei talmente bello, o mio Paride, che Elena si innamorerebbe certo di te se ti vedesse e abbandonerebbe la sua famiglia e la sua patria pur di diventare tua». «Ma tu sai di chi sto parlando, vero? Avrai già sentito parlare di Elena di Sparta». Paride rispose: «Non ne ho mai sentito parlare». Così la scaltra Afrodite prese a descrivere la sublime Elena, che aveva la fama di essere la donna più bella del mondo. Paride, tutto eccitato da quella descrizione e senza attendere che la divina Afrodite avesse terminato di parlare, le chiese: «Oh, divina Afrodite, potresti aiutarmi a conquistare Elena?» Ed ella, con voce suadente: «Oh, poverino, ma certo che ti aiuterei». Allora Paride gridò: «Oh, meravigliosa Afrodite, tu sei la più bella delle dee. Giurami che mi aiuterai ad avere Elena bella come te». E Afrodite, lasciandosi finalmente consegnare la mela d'oro dall'ingenuo Paride, solennemente giurò che l'avrebbe aiutato a conquistare la bella Elena. Di nobili padri era figlia Elena, infatti di sua madre Leda, regina di Sparta, Zeus si era una volta invaghito
e, assunte le sembianze di un magnifico cigno, la sedusse. Leda però quella stessa notte giacque anche col legittimo marito, il re di Sparta Tindaro. Così Leda depose 2 uova, dalle quali nacquero la bella Elena, Clitemnestra, Castore e Polluce. Elena crebbe talmente bella che quando dovette scegliere chi sposare tra i tanti principi greci che se la contendevano, si temettero guerre tra i rivali. Così, prima della scelta, per scongiurare futuri conflitti, tutti i pretendenti dovettero giurare che i non prescelti avrebbero aiutato il fortunato sposo combattendo contro chiunque avesse mai osato insidiarne le nozze. Elena sposò Menelao, che presto divenne re di Sparta, e così Elena divenne regina. Fu così che quando Paride, nel frattempo riconosciuto principe di Troia, conquistò il cuore di Elena e la rapì da Sparta portandola con sé a Troia, tutti i principi greci vennero in aiuto a Menelao, il marito abbandonato, e mossero guerra a Troia. Così dunque ebbe inizio la guerra di Troia. E le 2 dee, Atena ed Era, eternamente offese col troiano Paride per aver preferito Afrodite nel concorso di bellezza, sostennero sempre i greci nella guerra contro Troia.